C'è qualcosa che non è mai stato detto e che gli storici, gli egittologi e gli archeologi hanno da sempre volutamente ignorato. Nel XIX secolo l'egittologo tedesco Heinrich Karl Bruch tradusse un'antica iscrizione egiziana che rivelava un dettaglio sconcertante. Il primo costruttore di una grande piramide non fu Cheope della quarta dinastia, ma Amenhotep IV, XVIII dinastia, oltre 1000 anni dopo. Una traduzione poi scartata a livello ufficiale fino ad essere dimenticata. Forse perché crea una frattura cronologica insanabile nella storia dell'Egitto? Grazie alla nuova cronologia riporteremo alla luce questa anomalia e scopriremo una storia inedita e mai raccontata sulle grandi piramidi. Qual è la verità? Quando furono costruite e da chi? Gli egittologi sono stati sempre concordi nel ritenere che le prime piramidi della storia fossero state costruite in tempi remotissimi, fra il 2550 e il 2490 a.C. Nello specifico, la Grande Piramide fu commissionata dal faraone Cheope della quarta dinastia, conosciuto anche come Khufu, datato al 2566 a.C. Peccato però che andando oltre la patina di autorità di cui si è rivestita la storia ufficiale, emergono stranezze, contraddizioni e zone d'ombra che pongono seri dubbi sulla versione ufficiale di questa storia. Andando a leggere le informazioni relative a questo faraone, rimarremo delusi nel constatare che, oltre a qualche descrizione di Erodoto, non c'è tantissimo altro. Molti aspetti del suo regno sono scarsamente documentati, la sua mummia non è mai stata ritrovata e tutto ciò che abbiamo come sua raffigurazione è una statuetta alta solo pochi centimetri, oggi conservata al Museo Egizio del Cairo. Anche le datazioni della durata del regno sono oggetto di dibattito e non si è mai raggiunta una visione comune. Ma questo non è un problema circoscritto a questa figura storica. Questo è solo un piccolo frammento di uno scenario più grande che vede l'intera cronologia storica dell'Egitto e dei suoi faraoni messa pesantemente in discussione, poiché costellata da criticità importanti. La nuova cronologia ha da tempo rilevato e confutato la lunga cronologia storica dell'antico Egitto, ed oggi ve lo mostrerò, ma ciò che è davvero curioso è che molto spesso la storia ufficiale si mette in discussione da sola, poiché molti degli elementi che la destabilizzano provengono proprio dagli addetti al settore, anche molto rinomati nell'ambiente. Questo è il caso che riguarda ciò di cui vi parlerò oggi, l'iscrizione tradotta dal rispettabilissimo egittologo del XIX secolo Heinrich Karl Bruch. Nel XIX secolo l'egittologo tedesco Heinrich Karl Bruch tradusse in modo inedito un'antica iscrizione che conteneva una testimonianza sorprendente sul faraone Amenhotep IV, che ordinò la costruzione di una grande piramide. Nel libro intitolato Egitto, storia dei faraoni, a pagina 408 si legge: «E la prima volta il re mandò il suo ordine a». Qui l'iscrizione è leggibile, probabilmente a causa di segni di scalpello, affinché tutti i costruttori si radunassero intorno, dalla città di Elefantina alla città di Samkud, e tutti i leader e i governanti della nazione, per rompere la roccia forte per la costruzione della grande piramide di Cormacu, glorificandolo come il dio della luce. I grandi e distinti governanti e signori divennero maestri di frusta nelle cave e nei porti. Questa iscrizione si riferisce ai lavori intrapresi da Amenhotep IV, sacerdote di Cormacu o Ormac, per la creazione di una grande piramide. Amenhotep IV si discostò dal tradizionale politeismo egizio a favore di una nuova religione di stampo enoteistico monolatrico, introdotta da lui stesso e basata sul culto del solo dio Aton, il disco solare. Questa iniziativa fu apertamente contrastata dai sacerdoti e dal popolo, per cui il sacerdote di Ormac, Amenhotep IV, decise di abbandonare il suo nome, che includeva il nome della precedente divinità Ammon, Amun, e assunse il nuovo nome di Nu-Aten o Kunaten, che significa lo splendore del disco solare, da cui derivò anche Akhenaton. Decise quindi di fondare una nuova capitale, oggi conosciuta come Tel el Amarna. Artisti, scalpellini, operai furono riuniti per costruire con la massima fretta, secondo il progetto specificato dal re, un magnifico tempio in pietra con cortili aperti e, al centro di essi, altari del fuoco, in onore del dio del sole Aton. Questo progetto era nuovo e si discostava dalle precedenti antiche strutture egizie. Per la prima volta in assoluto, tra i nuovi progetti c'era quello della costruzione di una grande piramide, dedicata al dio della luce personale di Amenhotep IV, Cormacu.
Lo stesso Bruges, a pagina 408-409, si mostra piuttosto sorpreso da questa iscrizione. Infatti afferma: in questa iscrizione ambigua riveliamo uno strano fatto. Nuaten, Cunaten, ancora sotto il nome Amenhotep IV, concepì per primo l'idea di costruire un grande edificio proprio a Tebe, sotto forma di una gigantesca piramide di arenaria di Silsilium, in onore del suo dio della luce, Ormacu. Questa reazione è comprensibile. Bruges era un egittologo di scuola scaligeriana. Lui stesso, come i suoi colleghi, è sempre stato indotto a ritenere che la prima grande piramide della storia fu costruita migliaia e migliaia di anni prima dal faraone Cheope. Come prendere ora questa nuova informazione? Sebbene la comunità storica, compreso lo stesso Bruges, sono andati oltre questa iscrizione, il fatto sussiste. Siamo di fronte ad una discrepanza cronologica molto importante, si è creata un'altra frattura nella cronologia storica dell'Antico Egitto, già di per sé abbastanza fragile. Inoltre sorge un'altra domanda: che fine ha fatto la piramide di Amenhotep IV? Gli egittologi credono che sia stata effettivamente costruita, ma che in seguito venne distrutta. Bruges, d'altro canto, non si sbilancia su questo, rimane molto cauto nell'affermare che la piramide di Cormacu non sia sopravvissuta. A pagina 426 del suo libro apprendiamo che la sua prima azione di uno dei successivi faraoni è stata quella di distruggere e demolire l'edificio di Cunaten, che aveva costruito una piramide gigantesca nel mezzo della città di Ammon, la cosiddetta Ben Ben, che era sormontata da una sfera solare e dedicata ad Aton, la sua unica divinità. Quindi non si fa riferimento esplicitamente all'abbattimento della piramide di Cunaten. Si parla in modo generico di un edificio. L'ipotesi ufficiale degli egittologi circa il destino della piramide di Cormacu non si regge su nulla, è soltanto una loro ipotesi. Per questo l'egittologo tedesco non si sbilanciò su questa informazione. Se da un lato fu costretto a spiegare l'evidente assenza della piramide oggigiorno, d'altro canto potrebbe essersi sentito un po' in imbarazzo nell'affermare direttamente che una gigantesca montagna di pietra sia stata anche smembrata e ridotta in singole pietre da qualcuno. Per cui sembra allo stesso tempo suggerire ai lettori che potessero trarre le proprie conclusioni da soli. L'implicazione è che, se anche un edificio fosse stato smontato, la piramide avrebbe sicuramente incontrato un destino simile. Peccato appunto che l'ipotesi della distruzione però sia soltanto un'idea degli storici e degli egittologi. Oggi comunque nessuna piramide porta questo nome. A questo punto si aprono altri grandi interrogativi. Che fine ha fatto questa piramide? Davvero fu distrutta? Possibile che in realtà sia sopravvissuta? Magari ce l'abbiamo ancora sotto gli occhi, ma con un nome differente e attribuita ad un altro faraone? E se questo faraone, considerato dalla storia ufficiale il primo a commissionare la costruzione di una grande piramide, cioè Cheope, non fosse mai esistito, ma fosse solo un riflesso fantasma sulla carta di un altro faraone più recente, ovvero Amenhotep IV? Questi sono interrogativi molto interessanti e che ci aprono a nuove possibilità. Qui entriamo nel campo della nuova cronologia, per cui mi raccomando, continua a seguire il video perché ora si esporrà la nuova ipotesi e ricostruzione storica basata sulla nuova cronologia. È ora di conoscere la storia segreta delle piramidi. Come accennata all'inizio di questo video, la nuova cronologia ha da tempo confutato la lunga cronologia storica dell'Antico Egitto. Già di per sé questa cronologia non è mai stata fissata in modo unanime, pensiamo soltanto alla lunga diatriba tra la versione lunga di Maneto e quella breve di Erodoto, oltre ai dibattiti sulle durate dei singoli regni dei rispettivi faraoni. Quale di queste due cronologie è più corretta, quella di Maneto o di Erodoto? È risaputo che Erodoto a volte mette vicini due faraoni che dovrebbero essere distanziati l'uno dall'altro di migliaia di anni. Come al solito gli storici si appoggiano all'ignoranza di Erodoto, ma teniamo bene a mente che lo stesso ci riporta dell'utilizzo di strumenti di ferro nella costruzione delle piramidi, e ribadiamo che secondo la cronologia ufficiale dovremmo essere in un periodo in cui gli egiziani utilizzavano soltanto strumenti in rame. Queste sono soltanto alcune contraddizioni insite nella cronologia storica ufficiale dell'Antico Egitto. Si sono avanzate molte teorie, anche in campo alternativo, sul fatto che in realtà gli antichi fossero ancora più tecnologicamente avanzati, contrariamente a quanto asserisce la storiografia ufficiale, e che quindi le convinzioni degli storici dovrebbero essere riviste.
Si sono avanzate ipotesi sul fatto che le grandi piramidi siano ancor più antiche di quanto si pensi, nell'ordine di 30.000 anni o più, e che la loro costruzione sia stata opera di forme di vita extraterrestri che un tempo popolavano la Terra governando l'uomo. E se invece queste discrepanze fossero di natura prettamente cronologica, l'intera cronologia ufficiale dell'Egitto sarebbe sbagliata, come del resto quella dell'intera versione storica generalmente accettata. La storia dell'Egitto africano non sarebbe racchiusa in migliaia e migliaia di anni, ma solo in qualche secolo. Questo è ciò che verificarono Fomenko e Nosovsky insieme alla loro equipe di storici e scienziati negli anni 70. Raccolsero un'importante quantità di dati provenienti da oroscopi e zodiaci egizi e li inserirono in un software astronomico da loro progettato per verificare le datazioni astronomiche e ne ottennero di nuove. I risultati furono strabilianti. Oroscopi e zodiaci considerati fino a quel momento antichissimi rivelarono date molto più tarde, addirittura si arrivò a tempi molto recenti, più precisamente nel XVIII secolo. Queste nuove datazioni astronomiche, unite ai già strabilianti risultati derivati dall'applicazione dei nuovi metodi di datazione indipendenti su base statistica e matematica, rivelarono un quadro che per gli storici di tutto il mondo fu traumatico. Di netto, tutta l'antichità venne spazzata via e la storia documentata dell'Egitto africano per come la conosciamo dovrebbe essere ricollocata interamente nel Medioevo, tra i secoli XII e XVIII. A questo punto, cambiando il paradigma in questo modo, molte delle contraddizioni presenti nella storia ufficiale troverebbero risposta e apparirebbero sensate nell'ottica della storia più breve in chiave nuova cronologia. Se volete approfondire il discorso sulle nuove datazioni astronomiche e i risultati dei nuovi metodi di datazione indipendente, potete recuperare i video presenti sul canale. Comunque, a questo punto, l'utilizzo di strumenti in ferro nella costruzione delle piramidi, come testimoniato da Erodoto, troverebbe conferma. Nel Medioevo si conosceva molto bene il ferro e lo stesso Erodoto, come apprendiamo ora, sarebbe probabilmente uno scrittore editore o uno stesso umanista rinascimentale che non testimoniava gli eventi dell'antichità che osservava, ma gli eventi che avvenivano nel XV e XVII secolo. La stessa lista breve dei faraoni di Erodoto potrebbe essere a questo punto più corretta rispetto a quella lunga di Manetone, sotto le cui mentite spoglie potrebbe esserci un cronologista riformista dei secoli XVI-XVII, quando fu introdotta la versione storica riveduta e corretta. Ora tutto sembra acquistare un quadro molto più logico e plausibile. In questo modo inoltre riusciremmo anche a spiegare gli interessanti parallelismi tra il faraone Cheope e Amenhotep IV. Cheope si rivela così essere un riflesso ancora più antico del già antico Amenhotep IV, che però a sua volta sarebbe un ulteriore riflesso antico di un personaggio, meglio un imperatore, vissuto in realtà nel Medioevo. Le fonti in cui troviamo riferimenti a Khufu riportano che aveva chiuso tutti i templi e proibito le offerte. In altre parole, aveva istigato una grande riforma ecclesiastica che portò tumulti e conflitti nel paese. Proprio come Khufu, che fece lavorare ogni egiziano per soddisfare i suoi bisogni, Khunaten mandò tutti a costruire la piramide, non solo la gente comune, ma anche i grandi e distinti signori governanti. Allo stesso modo Khufu, che era odiato da tutti gli egiziani così tanto che si ritiene che si siano persino astenuti dal chiamarlo per nome, si dice che anche Khunaten sia diventato impopolare dopo i suoi decreti obbligatori sulla costruzione della piramide. Lo stesso Bruce, riguardo a Khufu, a pagina 130 del suo libro, riporta: Khufu aveva una cattiva fama. La tradizione vuole che Khufu fosse rozzo e dispotico e che gli piacesse far lavorare duramente le persone. Gli egiziani lo odiavano così tanto che il suo nome rimase tabù per molti anni dopo la sua morte. Allo stesso tempo le fonti lo descrivono come un re coraggioso e laborioso. Queste sono solo alcune descrizioni sorprendentemente simili tra Khufu e Akhenaton e rappresentano dei parallelismi biografici molto interessanti che derivano dal fatto che diverse fonti si riferiscono allo stesso faraone. La cronologia scarigeriana ha separato poi i due diversi riflessi della stessa figura di quasi un millennio e ha inviato entrambe nella profonda antichità. Riunendole nuovamente e riportandole alla loro effettiva posizione cronologica, cadiamo proprio nel XIV-XVI secolo della nuova era. Infatti i faraoni esistevano come nel Medioevo e li trovate menzionati in questa interessante miniatura che raffigura apparentemente un re anglosassone dell'XI secolo e che viene chiamato dal commentatore il faraone.
Esisteva nel Medioevo un regno conosciuto nelle cronache come Egitto. Era chiamato in tanti modi ed Egitto era uno di questi. I riformisti del XVI-XVII secolo non si limitarono ad allungare la storia, distruggere documenti e creare dei falsi che andassero a confermare sulla carta la loro nuova versione storica riveduta e corretta. Distorsero tra le altre cose anche la geografia, i toponimi, confusero tutto ciò che potevano per cancellare dalla storia un regno che oggi ci viene fatto conoscere in modo un po' ridimensionato rispetto alla sua vera importanza per la storia medievale mondiale. Un altro dei risultati più importanti conseguiti dal progetto Nuova Cronologia Statistica fu quello di riuscire ad individuare per la prima volta il regno medievale originale e la relativa dinastia, da cui vennero creati poi tutti i regni più o meno antichi e le loro dinastie. La dinastia originale che nei secoli XIII-XVI governava il mondo era quella della Rus dell'Orda, conosciuta nelle cronache come Tartaria. Era questo il regno che al tempo governava su tutto il mondo conosciuto e che si riflesse nella storia come gli antichi regni romano, greco, di Giuda e Israele, l'impero medievale carolingio, l'impero egiziano, il regno inglese, l'impero romano delle nazioni germaniche in Italia del X-XIII secolo, nonché il Sacro Romano Impero Germanico, che infatti nella storia ufficiale è contemporaneo a quello della Rus. Questo fu il parallelismo principale. Il Sacro Romano Impero fu duplicato direttamente sulla base dell'impero della Rus dell'Orda. In seguito, dal Sacro Romano Impero, vennero duplicati gradualmente tutti gli altri regni, facendoli slittare a loro volta indietro nel tempo. In questo modo fu creata l'antichità sulla carta. Di ciò ne consegue che la storia ufficiale dell'antico Egitto che leggiamo è un riflesso fantasma della storia del vero Egitto medievale, ovvero la Rus dell'Orda e dei suoi regnanti. Quello era il vero Egitto. L'Egitto africano veniva chiamato nelle cronache in modo differente e non con il nome Egitto. In chiave nuova cronologia, l'Egitto africano e specialmente la Valle dei Re fu utilizzato dagli zar Khan dell'Orda come cimitero imperiale, dove si facevano portare una volta passati a miglior vita. Questo luogo rimase per lungo tempo chiuso agli europei, che vi poterono accedere per la prima volta soltanto nel XVIII secolo. Era uno dei centri di culto di maggiore importanza di tutto l'impero, luogo legato profondamente alla dinastia originale della Rus dell'Orda, la dinastia della Tartaria. Le storie dei vari faraoni riflettono quindi le storie dei lontani regnanti della Rus che si resero protagonisti della costruzione di molte delle strutture che oggi vediamo in Egitto, almeno secondo la storia documentata. E questa informazione perduta, di cui abbiamo parlato in questo video, rappresenta una testimonianza importante di chi avrebbe potuto essere il primo vero faraone a costruire una grande piramide, Amenhotep IV nel XVI-XIV secolo a.C. Siamo quindi migliaia di anni dopo rispetto alla versione ufficiale che vede Cheope nel XXVI secolo a.C. ad aver commissionato per la prima volta una grande piramide. In chiave nuova cronologia invece, trasportando le date scaligeriane del regno di Amenhotep IV in una linea cronologica basata sugli anni d.C., cadiamo intorno al XIV-XVI secolo d.C. Piccola precisazione, indico volutamente uno spettro ampio di datazione poiché al momento è impossibile risalire al secolo giusto. Continuando con il discorso su queste basi possiamo formulare un'altra domanda. E se lo stesso Amenhotep IV fosse un ulteriore riflesso antico di un regnante medievale più recente, allora chi è l'originale? Chi si nasconde dietro il riflesso fantasma di Amenhotep IV, Akhenaton Khunaten? Molto probabilmente uno zar Khan della Rus dell'Orda del XIV-XVII secolo d.C. Lo possiamo identificare in modo generico con un Khan del Don, cioè che proviene quindi dalla valle del Volga, sede della metropoli del grande impero della Rus dell'Orda dei secoli XIV-XVII. Qui è opportuno fare una precisazione in più. L'appellativo del Don nella storia della Rus dell'Orda era attribuito soltanto ad un imperatore, Dimitri Donskoi, che nella storia antica conosciamo come Costantino il Grande. Sotto Dimitri del Don, infatti, l'impero ebbe il secondo battesimo e adottò come religione ufficiale il cristianesimo apostolico, dopo aver vinto la guerra di Kulikovo del 1380 d.C. contro il rivale, il Khan Mamai, rappresentante del cristianesimo reale ancestrale, che in parte oggi conosciamo come giudaismo primario e che al tempo era la religione dei clan reali e da cui derivò la religione pagana,
e che al tempo si facevano venerare come divinità. Questa storia abbiamo imparato a conoscerla come la vittoria di Costantino il Grande nei confronti di Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, che successivamente, durante la riforma del XVI-XVII secolo, fu collocata in Italia. Questo dettaglio della vita di Dimitri del Don potrebbe combaciare in parte con ciò che leggiamo su Akhenaton o Cunaten. Come sappiamo, l'antico Cunaten fu ampiamente osteggiato per aver introdotto una nuova forma di religione basata su un unico dio, il disco solare Aton. Cambiò il suo nome, fondò una nuova capitale con la sua nuova religione e di primo impatto le due situazioni sembrerebbero simili. Lo stesso Dimitri del Don nel XIV secolo spostò la capitale dell'impero dalla valle del Volga, dove era situata la nuova Roma, cioè la città di Jaroslav, sulla sponda europea del Bosforo, edificando per la prima volta Costantinopoli. C'è un dettaglio però che non ci permette di identificare la nuova religione monolatrica fondata dall'antico Akhenaton con la nuova religione adottata nel XIV secolo da Dimitri del Don, e cioè il cristianesimo apostolico. Il fatto è che il cristianesimo apostolico prevede comunque la venerazione di più divinità, Gesù, Maria, nonché i vari santi. Quindi non può essere identificabile nella nuova religione introdotta dall'antico Cunaten. Ma allora di cosa stiamo parlando? A quali reali eventi del XIV-XVI secolo farebbe riferimento la storia di Cunaten? Staremmo in realtà parlando dello scisma religioso avvenuto internamente al grande impero e da cui originarono nuovi rami religiosi che si discostarono dall'unica religione originale, il cristianesimo ortodosso, che racchiudeva in sé tutti gli altri credo che nacquero in seguito. Il grande impero era composto da due unità interne che governavano rispettivamente parti diverse dell'intero mondo conosciuto, la Rus e la parte dell'Ottomania o Atamania. Inizialmente queste due entità facevano parte dello stesso impero, la Rus era la parte militare e politica, con capitale a Jaroslav sul Volga, lì governava lo zar Khan dell'Orda, il faraone, mentre in Asia Minore l'Ottomania era governata dai califfi, i sacerdoti e metropoliti. Era la regione caratterizzata da aspetti settari e religiosi, con capitale a Zargrad, ovvero Costantinopoli. Ad un certo punto però vennero a crearsi delle fratture internamente al grande impero che avevano per oggetto la religione. Fu nel XVI secolo, secondo la nuova cronologia, che iniziarono le prime divergenze, ma fu soltanto nel XVII secolo che si verificò lo scisma definitivo e venne creata la nuova religione adottata poi dall'Ottomania, ovvero l'Islam. Questa è la religione basata sull'unico Dio, Allah. Nella storia dell'antico Egitto la ritroviamo come la nuova religione introdotta da Akhenaton, basata sull'unico dio Aton, il disco solare. Allah, del resto, è soltanto un'altra versione del dio cristiano che, come sappiamo, era accostato al sole, il Sol Invictus, il disco solare. Per cui gli eventi di Amenhotep IV Akhenaton riflettono gli eventi del XIV-XVII secolo, quando un governante dell'Ottomania, un Khan per l'appunto, decise di staccarsi dal cristianesimo apostolico ortodosso per fondare l'Islam. Nello specifico, il quadro generale vede la seguente ricostruzione in chiave nuova cronologia. Le cosiddette antiche cronache egiziane, che ora capiamo essere state scritte nel Medioevo, descrivono la crescente forza del movimento religioso ottomano all'interno del grande impero mongolo del XIV-XVI secolo. Come detto prima, l'Islam si è ramificato dal cristianesimo come movimento religioso che sottolineava che non c'era alcun dio all'infuori di Allah. Questo servì come ragione per vietare il culto dei santi e la deificazione di Cristo come figlio di Dio. Anche il culto della Madonna cadde in disuso. L'Islam enfatizzava il culto di un singolo Dio sotto un singolo nome. Inoltre, la fede islamica era nemica giurata delle icone, introdusse il divieto di adorare le rappresentazioni grafiche, le moschee moderne sono decorate ad esempio esclusivamente con ornamenti geometrici, non sono presenti icone o statue da nessuna parte. Infine è risaputo che la luna o la mezzaluna, l'antico simbolo della città di Zargrad, Ioros nel XII secolo e Costantinopoli nel XIV-XV secolo, è universalmente associata alla fede musulmana. Lo storico turco Jalal Assad, a pagina 169 del suo libro intitolato Costantinopoli da Bisanzio a Istanbul, ci racconta: il sultano adottò l'antico stemma bizantino, la mezzaluna, come stemma nazionale, aggiungendovi una stella.
In origine la mezzaluna con la stella era il simbolo imperiale del grande impero e stava a simboleggiare la fede cristiana e più precisamente la nascita e la morte di Cristo. Infatti, nella simbologia originaria, la stella era soltanto una rappresentazione alternativa della croce, raffigurata come la famosa stella di Betlemme, mentre la mezzaluna probabilmente non era propriamente una mezzaluna, ma un simbolo dell'eclissi solare o lunare che accompagnò la crocifissione di Gesù Cristo, secondo i Vangeli. A questo punto la nuova dinastia ottomana dei faraoni, forse più precisamente nel XVII secolo, introdusse il culto di una singola divinità, staccandosi dal culto di Amon, Gesù, ed in particolare dalla moglie di Amon, ovvero Mut, cioè la Madonna, che però nel culto egiziano, come raccontatoci oggi, era la moglie e non la madre. Come potete osservare, cambiano i nomi, ma le dinamiche sono le stesse. Pertanto, quelle che sono considerate antiche fonti egiziane in realtà sono fonti di epoche più tarde che testimoniano gli eventi reali che, probabilmente, risalgono addirittura alla fine del XVI, inizio XVII secolo, quando, nelle parti meridionali del grande impero mongolo, l'Islam diventa la religione ufficiale. Si tratta di uno scisma religioso. Per cui siamo riusciti a risalire agli eventi originali trascritti nelle cronache egizie successivamente alla riforma dichiarata antichissime. In realtà, unendo i risultati statistici e matematici che individuano i duplicati presenti nella storia e le nuove datazioni astronomiche, siamo in grado di ripristinare il corretto flusso degli eventi e tutto ci appare molto più chiaro. In questo momento non siamo però in grado di identificare con certezza l'identità medievale dell'antico Akhenaton, ma possiamo asserire che con molta probabilità l'originale sia un Khan appartenente alla dinastia lunare ottomana che introdusse l'Islam nel XVII secolo. Se così fosse, la grande piramide di Cormacu, che ora comprendiamo potrebbe essere la stessa grande piramide di Cheope, sarebbe stata costruita qualche secolo fa, nel XVI addirittura XVII secolo d.C. Uno scenario completamente diverso da quello dipinto dalla storia ufficiale e da altre teorie alternative, uno scenario che potrebbe essere maggiormente fedele alla precedente tradizione storica, sostituita poi dalla nuova versione scaligeriana. E cosa possiamo dire a questo punto delle altre due grandi piramidi? In breve, al momento, nel quadro della nuova cronologia possiamo dire che le altre grandi piramidi, attribuite a due faraoni, Khephren e Menkaura, sarebbero state costruite da altri governatori del grande impero mongolo del tempo. Un'analisi approfondita dei loro nomi, tenendo conto di altri dettagli e variabili che al momento, per evitare di appesantire troppo la trattazione, tralascerò, rivela una connessione con altri faraoni governatori appartenuti alla dinastia cosacca dei Mamelucchi Ixos, che governò prima della dinastia lunare musulmana dei faraoni musulmani a cui apparteneva Akhenaton. La dinastia cosacca degli Ixos era ancora di religione ortodossa, arrivata nella sede del cimitero imperiale per governare la regione per conto dell'imperatore sciita. I cosacchi infatti erano l'apparato militare dell'impero, formato da guerrieri slavi e turchi. Non è insolito infatti trovare nei reperti egiziani di qualsiasi tipo molte simbologie cristiane che nell'ottica della nuova cronologia assumono molto senso e ragione di esistere. Questa stessa dinastia potrebbe essere stata l'artefice della Grande Sfinge, che come risaputo era presente ancor prima della Grande Piramide di Khufu a Akhenaton, che fu costruita infatti dopo la Sfinge. Il quadro ora risulta chiaro, così come le contraddizioni presenti nella versione storica convenzionale. Tutto è tornato al suo posto. Abbiamo capito che Cheope e Akhenaton potrebbero essere lo stesso personaggio e che a loro volta sarebbero copie antiche di un faraone dell'orda russo-tartara del XIV-XVII secolo. È questo il periodo in cui collocare la costruzione delle grandi piramidi, ed in special modo la grande piramide di Cheope e Cormacu sarebbe stata edificata in onore del nuovo dio e della nuova religione fondata dalla dinastia lunare dei faraoni che proveniva dalla Tamania, il cui principale esponente lo ritroviamo nella storia antica con il nome di Cunaten o Amenhotep IV. Prima di lasciarci voglio invitarvi ancora a recuperare i video sul canale per approfondire le nuove datazioni astronomiche e i metodi di datazione indipendenti con i quali è stato possibile mettere in discussione la storia e riscriverla totalmente. Inoltre ci sarebbero molti aspetti da approfondire e che ho deciso di tralasciare per non appesantire troppo la trattazione, ma li tratterò sicuramente in un piccolo video dedicato, così chi vorrà avere i dettagli mancanti li potrà recuperare. Per il momento è tutto.
Grazie per aver guardato il video, mi raccomando metti mi piace per supportare gratuitamente il canale, commenta per farmi sapere la tua e iscriviti azionando la campanella per rimanere sempre aggiornato e non perderti i futuri video. A presto!